Allora, Eccoci di nuovo qua. Ci abbiamo preso gusto. il vlog di oggi inizia con la ricetta di Natale del pangiallo. Un dolce tipico che si fa nel Lazio per Natale. E quindi oggi facciamo questo dolce. È relativamente facile da fare, la procedura non è complicata perché bisogna solamente mettere insieme vari ingredienti e poi amalgamare e fare dei panetti. Però insomma è divertente perché è una cosa un po' diversa. Allora, partiamo dalla frutta secca. Sì, Qui abbiamo pinoli, nocciole, noci e mandorle. e mandorle. Poi Uvetta. uvetta, che adesso è a mollo nell'acqua. Poi ci servirà, però questo dopo, lo zafferano per Dare la colorazione gialla. esatto, per la copertura. Sì. La farina. E poi il miele. Cosa? Volevo solo fare un appunto sulle dosi della frutta secca. Allora, noi abbiamo messo Ah, già. 100 grammi di nocciole, 200 di noci, 100 di 100 di mandorle. mandorle e 80 di pinoli. Ovviamente poi si può fare anche a piacimento, nel senso che se vi piace più, Più ricca. esatto, ci mettete più frutta secca. Anche uvetta ne abbiamo messa, pure questo saranno 100 grammi, non di più, di uvetta. Sì. E poi vediamo strada facendo, volendo si può aumentare in corso d'opera. Esatto, quindi le dosi non inficiano sul buon esito della ricetta, ecco. Si fanno risalire le origini di questo dolce all'antica Roma, quando si preparava il giorno del solstizio d'inverno per favorire il ritorno del sole. Allora, nel frattempo tu che cosa stai facendo? Devo scaldare il miele in un pentolino, lo devo far diventare praticamente liquido, da come dice la ricetta. Ora vediamo. Le nocciole sono quelle più antipatiche da tagliare. E so anche quelle che spesso si trovano un po' amarognole. Ma la Però- cioccolata ci va, abbiamo detto? Allora, tu ce la vuoi mettere? Io non No, so. non mi ricordo se c'è una ricetta, sì, ce la voglio Dicono mettere. di sì. Io vorrei farlo molto fedele. Allora, questa è una ricetta Antica. dell'antica Roma, tra virgolette, Sì, no? ma Quindi il so- cioccolato non ci può essere. Ci vanno anche i canditi. Io di solito non ce già. l'ho mai messi i canditi perché non mi piacciono. Però, guarda caso, quest'anno, cioè Abbiamo la fatto le settimana scorzette. scorsa, la settimana scorsa, guarda caso, abbiamo fatto le scorze d'arancia candite. Se usiamo quelle, un po' di cioccolato c'è. E quindi pazienza, ecco. Allora, adesso io faccio questa procedura e grattugiamo la buccia dell'arancia prima Nel miele. nel miele, che è Aspetta, aromatico. vi avvicino così si vede Ecco, meglio. Verrà una sciccheria, altro che antichi romani. Ah, comunque, Eh, stavo leggendo che le prime attestazioni di questo dolce sono state trovate nel ricettario di, indovina? Apicio, Il tuo, il mio cuoco preferito. il tuo cuoco preferito, il grandissimo Apicio, cuoco dell'antica Roma. Sì. Però un giorno sarebbe troppo divertente fare le ricette di Apicio, ma proprio come le faceva lui nell'antica Capito? Roma. È impossibile perché gli ingredienti dell'epoca non ci stanno più. No, però secondo me ci si può ingegnare e si possono fare. Certe cose sono pure, secondo me, non commestibili. Beh, sì, tipo il garum, tipo colatura di alici moderna, però fatta con tutte le interiora dei pesci. Sì, non è fantastico. No. Però secondo me possiamo trovare delle ricette carine da rifare nel 2024. Riviste però. No, come erano, quelle più commestibili per oggi, per i nostri gusti. Beh, quella che abbiamo fatto, ti ricordi che abbiamo fatto? Sì, ma non mi ricordo che era. Che abbiamo Era un fatto? dolce con il miele. Tipo mostaccioli, no? No, non mi ricordo. Però vabbè, sbagliare. insomma, potrebbe essere un'idea divertente per il vlog. Sì, quando ce la sentiremo. Allora, eccole qui le scorzette. Il nostro capolavoro. Assaggio. Dai, facciamo l'assaggio in diretta. Tu le hai già mangiate? Sì, ma non me la ricordo. Non me la ricordo più. Vai. Sono buone. Avresti mai detto? No, Manco io. non ci sono venute proprio bene. Tua sorella ha detto, mamma che buone. E ho dovuto togliere, lo so, finiva un cazzo. Eh? Gliel'ho dovuto togliere, che se ne mangiava. Tanto le rifaremo.
Ma a me non piace la frutta candita. Ma questa Però è un'altra cosa. Questa è un'altra cosa. Cioè la Perché frutta candita industriale non sa di niente, sa solo di zucchero. poi vuoi mettere, le abbiamo fatte noi queste. C'è anche un certo grado di queste basta. soddisfazione. Sono proprio buone. Ti giuro, non avrei mai pensato che venissero così buone. Basta. Via. Ora dobbiamo metterci dentro il miele. L'uvetta. Sì, anche l'uvetta ammollata. Prima l'uvetta mettiamo ammollata. Vai. Vedi? Mettiamo. Ora mettiamo tutto questo sopra. Questo ben di Dio. E adesso si mescola. Mescoliamo il tutto. E questo è l'impasto. Dobbiamo aggiungere la farina Sì. e Le scorzette le d'arancia. scorzette. Le scorzette possiamo cominciare subito. Faccio così io. Sì, vedi? Si vengono. Allora, adesso è arrivato il momento di aggiungere la farina. Quanta ne pesiamo? 180 è questa. La aggiungiamo poco a poco Sì. e ci regoliamo Sì. strada facendo. Esatto. Caldo, sì, perché il miele era caldo in effetti. Qui viene il bello. Però mi dovessi infarinare pure questo, il piano. Il piano di lavoro dovessi infarinare un po', se no si appiccica tutto. Ecco, Basta? sì. Eccolo. Eccoli qui. Allora, alla fine sono venuti 3 panetti. Aspetta. E adesso devono riposare un paio d'ore. Tu che dici? Tutto bene la procedura? Di suo gusto, signore? È secondo gli standard? Allora, questo e questi. Metto tutto là. Allora, è giunto il momento di fare la glassa. Sì, la ricetta ci dice di mettere 2 cucchiai di farina, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva e lo zafferano con un po' d'acqua. Ma noi facciamo un'altra cosa, come sempre. Metteremo solo un cucchiaio di farina, un cucchiaio d'olio, ma non extravergine di oliva perché è troppo pesante secondo me, quello d'olio di semi. Poi lo zafferano sciolto in acqua. Ecco. Questo è lo spirito di Apicio Sì. che ci vuole... No. Che ci vuole... ci vuole, cosa voglio dire? Boicottare. Brava, che ci vuole boicottare Boicottare. perché abbiamo messo il cioccolato. Qual era il problema? Il problema è che saltava la luce e lo scaldabagnetto dell'acqua calda in cucina. Io lo so che mi dà questo problema, ma ero convinta di averlo spento. Per fortuna che ci ho guardato. Allora, adesso dobbiamo spennellare i 3 panetti con questa glassa di zafferano. Ed è per questo che si chiama pan giallo. Rappresenta il sole, lo sapevi? Ah, no, Perché era un qualcosa- dolce che facevano gli antichi romani per il solstizio d'inverno. Ok. E adesso questi devono cuocere in forno a 180 gradi per... 40 minuti. Allora, metto 40 minuti, eh? Sì, quindi a dopo. A dopo. Buon pomeriggio, come state? Allora, io mi sono presa il pomeriggio libero per fare un giro in centro, perché magari riesco a fare qualche regalo, oggi pomeriggio riesco a trovare qualcosa e con l'occasione andiamo anche a vedere l'albero di Natale a Piazza del Popolo e quello a Piazza di Spagna. Nella galleria Alberto Sordi è già acceso l'albero, molto carino, blu, e si vedono le lucine perché comunque c'è poca luce all'interno. Invece fuori, vedete, wow, è ancora giorno, quindi tutte le luminarie non sono ancora accese, perciò dobbiamo aspettare un pochino. E io nel frattempo andrei alla Rinascente perché mi piace sempre andare a vedere le decorazioni natalizie che vendono alla Rinascente e poi anche tutto il reparto dei dolciumi natalizi. Allora, la Rinascente è stata una delusione totale. Infatti non ho registrato nulla perché ci sono rimasta molto male.
non c'era niente, c'erano 2 personaggi del presepe in croce, qualche panettone e basta. Io mi ricordo che l'anno scorso invece c'era un reparto molto più fornito e molto più bello. Infatti credo di aver fatto il vlog l'anno scorso, quindi lo recuperate nel vlog dell'anno scorso, in uno dei vlog dell'anno scorso, non mi ricordo esattamente quale, ma lo cercherò. Ci sono rimasta un po' male. Comunque adesso siamo alle spalle di Piazza di Spagna, quindi adesso io andrei a Piazza Mignanelli per andare a vedere la corona di fiori deposta sulla statua della Madonna l'8 dicembre e così vediamo un po' com'è quest'anno e poi niente, aspettiamo che cali la sera per vedere le luminarie in giro. Finché non vedremo le luminarie non tornerò a casa. Oggi non posso ricevere un'altra delusione. E niente, sono le 4:10, il tramonto è alle 5 meno 10 mi pare, no, 5 meno un quarto. Vabbè, comunque manca ancora un pochino, quindi io direi di andare verso Piazza del Popolo. Sicuramente vedremo le luminarie per bene sulla via del ritorno per andare a prendere l'autobus, però per il momento incamminiamoci verso Piazza del Popolo. Sto camminando su via Margutta e siccome questa è soprannominata la via degli artisti, le luminarie quest'anno riportano i nomi di artisti e letterati. Carina come idea. Pensavo di aver sbagliato completamente orario per venire a vedere le luminarie e gli alberi, però in realtà, ripensandoci, no, perché così si vedono le luci, però si vede anche la città intorno, perché se fosse stato più buio si sarebbero viste solamente le lucine. Invece così vi posso far ammirare anche ciò che c'è intorno, tutta la piazza e la città. E praticamente c'è solo no, non esiste. Sono quasi arrivata a Piazza Venezia e niente, adesso torno a casa. Ho fatto un buco nell'acqua con i regali perché non ho trovato quello che cercavo e quindi niente, però mi sono divertita a vedere tutte le decorazioni natalizie. Concludo questo vlog facendovi vedere come sono venuti i pangialli, molto compatti e molto buoni, sono soddisfatta. Se avete domande o curiosità lasciate un commento qui sotto. Io vi ringrazio per aver seguito anche questo vlog e vi do appuntamento al prossimo. Ciao!